Il racconto dei fondatori. Voci Aldo Grassini e Daniela Bottegoni. Aldo e Daniela al museo. Dunque il Museo Omero è stato inaugurato nel 1993. È stato inaugurato come museo tattile, ma sin dall'inizio noi abbiamo pensato a un museo che non poteva e non doveva essere destinato esclusivamente alle persone non vedenti. Non volevamo creare un ghetto, noi volevamo un museo senza barriere e quindi un museo che andasse bene per tutti. A volte mi chiedono cosa ti aspetti per il futuro del museo. Io aspetto una cosa, che di questo museo non ci sia più bisogno, in quanto Museo Omero, ma che questo museo diventi soprattutto un'eccellenza per la ricerca futura dei materiali, delle realizzazioni, della crescita proprio anche di come si potranno realizzare alcune cose per l'accessibilità. Noi dovremmo diventare un istituto di ricerca importante e fondamentale sia per il nostro paese che poi anche per gli altri, e quindi che il nostro stimolo non finisca qua, ma noi diciamo che da qui dobbiamo partire. Tanti artisti importanti, dopo le loro mostre che abbiamo fatto qui, hanno regalato alcune loro sculture, e voglio citare soprattutto Pistoletto. Voglio dire che non è sicuramente l'ultimo arrivato, ma è una grande, a parte che essere un grand'uomo, è una persona diciamo notevole proprio come artista. Ma noi abbiamo opere che ci hanno regalato Vangi, come questa bellissima scultura che ho qui di fianco, e abbiamo avuto poi chiaramente altri Trubiani. Qui abbiamo, soprattutto vorrei precisare una cosa che forse non si dice mai. Ecco, in questo caso dico per tutti, però per noi non vedenti, la scultura contemporanea, cioè l'arte, non neanche la scultura, l'arte contemporanea è più difficile di comprensione, perché è meno spiegabile, meno intuitiva, quindi avere noi l'arte contemporanea originale qui dentro e poterci accarezzare tutte queste cose che sono uscite dalle mani degli artisti e passate direttamente qua, questo io penso che non sia secondo a niente e a nessuno, francamente. Ecco, io dico sempre questo, che il Museo Omero, oltre che svolgere una funzione anche socialmente importante, no? Porta avanti un discorso culturale. E quindi l'ideale è che questa cultura veramente diventi, diciamo, di dominio pubblico assoluto, cioè il discorso dell'accessibilità come un qualche cosa di essenziale proprio per lo sviluppo della nostra società. Ma questo concetto sta passando, devo dire, sta passando, perché ormai l'accessibilità come fine da raggiungere ormai è presente un po' a tutti, e magari ci sono ancora delle differenze notevoli sul modo di realizzarla, di raggiungerla. Comunque io dico sempre questo, che veramente il Museo Omero avrebbe raggiunto pienamente il suo scopo il giorno che non fosse più necessario, perché significherebbe che allora tutti i musei, tutti i luoghi della cultura hanno fatto dell'accessibilità, no, una finalità che è diventata una realtà. Quindi questo per noi sarebbe veramente il massimo, insomma. E per il resto, passando a cose molto più pratiche, naturalmente il Museo Omero si sviluppa, ha tanti riconoscimenti, ormai è riconosciuto in Italia, anche all'estero, ma è riconosciuto anche dalla cultura, perché c'è un interesse per quello che facciamo anche dalle università, dalle accademie di belle arti. Molto interessante invece è la parte che diciamo che riguarda nel nostro museo i laboratori che facciamo con i ragazzi delle scuole sia elementari che medie che d'istituto superiore, nonché con i disabili gravi. Questo ci dà la possibilità di far conoscere i vari materiali, ci dà la possibilità di
far creare anche ai ragazzini, di farli vivere qui dentro. Spesso noi gli facciamo vedere le nostre cose e poi loro le devono riprodurre, e quindi facendole con la creta, con la carta. I laboratori sono importantissimi anche per la manualità, perché pensate che da quando esistono i computer, i telefonini, e i ragazzi giocano esclusivamente con quelli, si è persa la manualità, si è perso il gusto di incollare, tagliare, applicare, e qui al museo invece si fa proprio questo. E questo secondo noi è fondamentale, perché anche per i ragazzi, soprattutto i ragazzi che non vedono, devono imparare a toccare. Purtroppo spesso non sanno toccare, e qui imparano anche a toccare, sia i nostri che tutti gli altri. La bellezza, voglio dire, è un valore per tutti, perché la tattilità, che era questo grande sconosciuto per i vedenti, doveva essere scoperta anche dai vedenti. E poi anche perché l'esperienza estetica ha un valore sociale fondamentale, deve diventare uno strumento di integrazione. Ma poi una cosa bella da toccare è bella da toccare per tutti. Quindi sin dall'inizio noi siamo partiti con un qualche cosa che, anche se si riferiva a un'esigenza specifica dei ciechi, no? Però potesse offrire uno strumento culturale valido per tutti quanti. Per cui sin dall'inizio uno dei nostri slogan era che al Museo Omero non è vietato toccare, ma non è nemmeno vietato vedere. Quindi abbiamo anche pensato un po' all'aspetto visivo. Quindi questa è stata un pochino la spinta. Poi la nostra esperienza ci ha portato ad approfondire anche sotto il profilo culturale proprio questo discorso della specificità conoscitiva e anche estetica del tatto, della tattilità, della funzione tattile. E questa è stata comunque una scoperta che ci ha dato tante soddisfazioni. Ora, il fatto che noi, quando siamo partiti nel 93, veramente abbiamo avuto giorni e giorni in cui al Museo Omero non si vedeva nessuno. Io ricordo un giorno che ho passato tutta la giornata di Pasqua da solo dentro al museo senza neppure una visita, però è stato molto bello perché così mi sono riguardato tutte le sculture una per una in assoluta tranquillità. Ma noi siamo arrivati prima della pandemia a 35.000 visitatori e la stragrande maggioranza di questi sono persone vedenti. E quindi questo significa che vengono perché qui trovano qualcosa che non trovano altrove. Per noi questo è importante dal punto di vista culturale proprio, ma è importante anche, come dicevo prima, e lo sottolineo, questa scoperta che se la tattilità è qualcosa di universale, che vale anche per le persone che vedono ovviamente, diventa uno strumento di integrazione per chi non vede, che attraverso questa esperienza, vissuta insieme agli altri, no, può acquisire diciamo così, un livello di conoscenza e di emozione che è fondamentale. Quindi la tattilità vale per chiunque ne è portatore, quindi per tutti. E allora noi cerchiamo di sviluppare questo aspetto. Qui sono davanti a una scultura di Felice Tagliaferri, nonna del Sud, che è del 2006, è un'opera originale, è un materiale terracotta policroma, è un contributo di Arcus Spa, quindi una delle tante collaborazioni. Come potete vedere, poi dietro abbiamo la donna nel vento, una Madonna, e questi sono vari materiali. E Felice Tagliaferri è uno scultore ceco, che però tutto è tranne che ceco, perché è talmente bravo che è soltanto perché lo si sa, ma altrimenti se uno non lo dice nessuno saprebbe che è ceco. Abbiamo detto che il Museo Omero nasce, cioè inaugurato nel 93, e era una piccola cosa, 19 pezzi, 150 metri quadri. Poi ovviamente è cresciuto perché una buona idea trova sempre le gambe per camminare. Io devo dire, i primi due interventi, per esempio di informazione,
al di fuori dell'ambiente qui nostro locale, intorno a Ancona, alle Marche, sono venuti nel 95 con un articolo dell'Herald Tribune e nel 97 con una visita, un servizio della televisione della Svizzera italiana che ha mandato da Lugano una troupe appositamente per questo. No? Però nel frattempo la cosa è cresciuta e noi abbiamo avuto naturalmente a livello politico che si è determinato in Parlamento l'impegno per arrivare a una legge che appunto riconoscesse il nostro museo. È chiaro che questo poi ci ha lanciato. Nel 1999, grazie all'impegno veramente encomiabile di Eugenio Duca e di Luciana Sbarbati, che erano allora parlamentari della nostra regione, siamo riusciti appunto ad ottenere questa legge approvata all'unanimità, che per noi è stato veramente il coronamento di tanti sacrifici, di tanti sforzi, a volte anche di tanti bocconi amari che abbiamo dovuto inghiottire e di un percorso anche lungo, un po' come dire tortuoso, perché a volte si andava su, poi si tornava giù e poi si ritornava su. E questo cosa ha significato? Ha significato per noi avere contributi, avere mezzi, quindi crescere. È diventata un'altra cosa e abbiamo potuto assumere personale, avere ragazzi che si sono formati qui dentro, che insieme a noi hanno sperimentato, che insieme a noi hanno creduto, hanno lottato e quindi conquistato insieme a noi uno spazio che poi anche all'estero ci hanno riconosciuto questi sacrifici, questa volontà e questo lavoro fatto tutti insieme, che adesso chiaramente molti musei ci chiedono consiglio, molte strutture vengono qui, si vengono a informare, vengono a vedere il nostro lavoro. E abbiamo avuto contatti con il Louvre, con il Museo Wanji di Mishima in Giappone. Addirittura il British per una sua mostra ha chiesto un nostro modellino del Pantheon, che tra l'altro abbiamo un modellino fantastico e qui abbiamo veramente dei capolavori. Io però non vorrei dimenticarmi di citare le persone che in tutti questi anni hanno collaborato con noi, che chiaramente sono stati fondamentali. In primis Roberto Farroni, purtroppo che non c'è più, che oltre che essere stato un carissimo amico ha creduto tanto in questo progetto, Rosa Brunori Ciriaco, che era la responsabile della Regione Marche, che è stata un'entusiasta veramente, e il preside dell'Istituto d'Arte Sergio Rigotti, che ci ha aiutato a scegliere le opere, che ci ha dato dei suggerimenti validissimi. E chiaramente sono state tutte figure che insieme a noi hanno in qualche modo fatto crescere questo museo, perché noi da soli eravamo, diciamo la verità, degli sprovveduti. Noi amavamo l'idea, ci piaceva l'idea, ma l'idea da sola non basta se poi non hai chi ti aiuta, chi ti segue, chi ti dà dei suggerimenti validi. No? Ora, abbiamo avuto anche molte visite di personaggi importanti, attori, artisti, cantanti, voglio dire, persone di varia fama, eccetera, no? Ma una cosa così che ci ha sorpreso, una mattina, non mi ricordo se eravamo verso il 2004, forse il 2000, sì. Insomma, una mattina è piombato senza nessun preavviso da noi Bocelli con i suoi 2 figli, che erano 2 ragazzini, e lui è venuto a visitare il museo come persona non vedente che era curioso di visitare questa struttura. Naturalmente per noi è stata una bella sorpresa, a parte che poi ci sono state anche delle collaborazioni successive, ma questo è un altro discorso. E un'altra visita, diciamo, un po' così particolare, è stata molto più vicina a noi nel tempo, adesso, è stata quella della figlia di Robert Kennedy,
che è venuta qui a visitare, poi non riuscivamo più a mandarla via perché si era talmente interessata che gli avevano dato una mezz'ora di tempo per fare questa visita nell'ambito del suo programma, e invece è rimasta molto molto di più, come spesso succede per la verità. Invece una cosa ci terrei molto a dire, perché è anche un episodio simpatico. Noi abbiamo avuto un'opera donata da Sguanci, che una volta è venuto a fare qui una conferenza per noi, appunto a parlarci di arte contemporanea. E allora in quell'occasione Roberto Farroni, che a volte era un po' birichino, anzi molto spesso, mi chiama e mi fa: senti, ti dispiacerebbe venire a leggere questa scultura, vedere cosa ci vedi tu? Terrore, gelo. Dico, ma proprio io? Dice, sì, vieni. Dice, vedi. Io non l'avevo mai vista in vita mia questa scultura, per cui dico, ma adesso che gli racconto? Proprio veramente, dico, vabbè, ormai mi ha chiamato, vado per non far brutta figura. Vado da lui e mi metto guardo questa scultura in legno, tra l'altro una cosa molto calda, molto bella, molto particolare, e gli metto così, gli racconto le mie sensazioni, delle onde, del mare, e alla fine, niente, finisce così. E lui si è praticamente commosso, e allora si è avvicinato e mi ha detto: te la posso regalare per il museo? Ma voi non potete capire che emozione è stata per me. Cioè, far regalare una cosa al museo per qualcosa che io avevo detto, ma che mi era partita da dentro, senza minimamente sapere quello che lui voleva dire. E lui mi ha detto che esattamente avevo letto diciamo, lo spirito di quella scultura. E questo per me è stato veramente grandioso, devo dire la verità. Monica Bernacchia, Damiano Boriani, ideazione e coordinamento video. Nastasia Pescatore, Università degli Studi di Macerata, sottotitoli e traduzioni. Gama, Prescom, riprese e montaggio.